Ragazze mie, ragazzi, ciao di nuovo in questa giornata. Allora, stavo leggendo le mail e ho letto le mail di una nostra sorella. Ho detto fammelo dire subito alle ragazze e ai ragazzi perché mi ha fatto troppo ridere, sorridere, mi ha steso praticamente. Allora ho detto posso stendere anche le nostre sorelle e fratelli, migliaia che abbiamo sul canale. Ho detto certo che lo puoi fare, guarda, vi devo leggere questa mail, è stupenda, a conferma del, se mai ce ne fosse ormai bisogno, perché tante sono le mail che mi arrivano di manifestazioni, di realizzazioni, però a leggerle tutte mi servirebbe un'altra persona, magari la metterò. Però è proprio, è bello, capito? Ho detto, siccome avevo questo ritaglio di tempo, e te lo devo leggere alle nostre ragazze. Questo è la pratica, quanto è fondamentale la pratica, perché tu cambi le memorie cellulari all'interno della pratica, va bene? Non serve, come le ho scritto anche a lei, non serve credere. Non devi credere, perché la fede non è un atto mentale, credo a quella cosa, è un atto esperienziale. Tu sei già un atto di fede. Di conseguenza, quando tu, siccome il corpo è un simbolo, quando tu lavori sul corpo, lavori con le affermazioni, lavori con le pratiche sul corpo, che cosa succede? Che non serve credere, la realtà cambia automaticamente, gli effetti di ciò che accade cambiano, perché quello che ti deve arrivare arriva, eh? Quello che ti deve arrivare arriva perché c'è un destino, c'è un disegno. Poi, ma non è scritto sulla pietra l'effetto di quel destino, l'effetto di quello che accade. Mi spiego? Quindi, per tuo libero arbitrio, come scegli di rapportarti a quello che ti arriva? E cambia in un secondo quando ti rapporti in modo che ti affidi agli eventi, no? Invece di respingerli, quelli più nefasti, quelli più negativi, ok. Quindi quando tu lavori sul corpo, sulle pratiche sul corpo, le tue memorie cambiano. E sono le memorie cellulari, la pratica, quante volte vi ho rotto i barberelli? Pratica e disciplina, costante. E quando la mente dice no, oggi non può, no, oggi non può, che stai rimandando. Non c'è niente di più importante della disciplina spirituale per realizzare tutti i vostri desideri. Niente di più importante. Pratica e disciplina. Ma poi voglio dire, ne consegui una cosa meravigliosa. Cioè, ne consegui risultati pazzeschi. Pazzeschi. Comunque, vi leggo questo. Mi ha fatto troppo sorridere. Esordisce dicendo sono diventata una maga, io direi la nostra sciamana. Cara Francesca, è tanto che non ti scrivo più, ma è arrivato il momento di informarti che sono diventata in grado di manifestare per davvero tutto ciò che voglio. E io ti faccio già un applauso e lo facciamo a tutte le nostre sorelle e fratelli, ok? Lo so, suona un po' presuntuoso dirlo così. No, quella è la mente che ti sta dicendo, magari controllati, calmati. No, tu devi aspirare all'altissimo, all'impossibile, perché poi con le pratiche che facciamo, l'impossibile è soltanto l'inizio delle infinite possibilità. Quindi devi aspirare a cose pazzesche. Ok. Ma che ci devo fare? Nell'ultimo anno e mezzo si sta realizzando tutto. Ma io lo so. Cioè, io lo so. Ops, non mi sono ancora... Ah, scusate un attimo, ha messo il suo nome, aspetta, poi magari metto un puntino qua. Vabbè, allora, ti seguo da lontano novembre 2021, quando un pomeriggio persa nel buio totale della mia anima, il grande buio, notte dell'anima da cui tutti ci passiamo, ci siamo passati, ti ho trovata su YouTube e non ti ho più lasciata da quel giorno. Il mio è un percorso di crescita emotivo e di presa di coscienza davvero tortuoso. Sono un pesci, quindi puoi immaginare il mio livello di empatia e sensibilità che ogni tanto continua a devastarmi. Bene, ma oh meraviglia. Ed è proprio grazie a questa devastazione di emozioni e sentimenti che sono riuscita a trasformare il mio dolore e la mia apparente fragilità nella mia superarma. Perché quello che la tua mente giudica fragilità? Perché le giudica fragilità? Perché sa che lì c'è il tuo potere e che poco poco se tu ti vai ad alleare con le tue fragilità diventi inarrestabile, diventi Superman, Superwoman, Wonder Woman, ok.
Sono sincera, nell'ultimo anno non mi sto applicando molto con le pratiche, soprattutto nello yoga sciamanico, ma troverò il modo per sopperire a questa mancanza, promesso, lo devo a me stessa per tutti i risultati che sto raggiungendo. Vedete, la nostra sorella mi segue dal 2021, quando abbiamo iniziato, no? Abbiamo iniziato a febbraio 2021, però è il lavoro di consapevolezza che rende l'uomo libero. E qual è il senso? Le pratiche, quando ho aperto il canale, non era ancora arrivato lo yoga sciamanico, mi chiedevo sempre, ma alla fine poi come si fa? Anche se stavo realizzando cose importanti, ma non tutto quello che ancora desideravo. Con lo yoga sciamanico si è realizzato tutto e continua a realizzarsi. Quindi è perché lo yoga sciamanico unisce corpo, mente e spirito. Sono è la disciplina più antica che si perde nella notte dei tempi. Quindi magari la nostra sorella ne ha fatta una ogni tanto e significa che era già predisposta, aveva un karma tale già predisposto alla realizzazione di tutti i suoi obiettivi, capito? Lo yoga sciamanico è una filosofia di vita, è un addestramento continuo per godere sempre di più, per andare incontro all'obiettivo finale che è quello della realizzazione della gioia suprema, che tutti gli obiettivi piccoli e intermedi ti portano verso quella cosa lì, capito? Continuiamo. I primi 3 anni ero un continuo praticare, da quando mi alzavo la mattina fino all'attimo prima di addormentarmi. Avevo puntato tutto sui tuoi insegnamenti per riprendere in mano la mia vita e prendermi ciò che io ero certa di meritare. Affermazioni, pratiche, gratitudine, alleanze con le mie emozioni, qua parliamo dello yoga sciamanico, no? Perché, come vi ho detto, quando tu inizi con lo yoga sciamanico, che sia la sequenza fluida yoga sciamanico, che sia il pentacolo magico, l'alleanza con gli dei, è lo yoga sciamanico che cambia la vita, è lo sciamanesimo che cambia la vita, completamente, è questo approccio, ok? Quindi, alleanze con le mie emozioni, adorati dei, grazie di esistere. Il tempo passava ma non cambiava nulla. Rimanevo sempre io con i miei problemi, finché ho capito che se praticavo e non dimostravo di avere fede, non sarebbe cambiato nulla. Come vi stavo dicendo, non è tanto il credere in quella cosa. Le ho scritto pure alla nostra sorella, no? Non è che devi credere quando fai a quella cosa, tu la devi fare e basta. Perché quando tu la fai è la tua volontà, volere e potere. Terzo chakra, volere e potere, come diceva mia nonna, che cambia il risultato degli eventi. Tu stai facendo una cosa, magari la stai facendo, ma sto stanca, non ce la faccio, però la faccio. Là ti sei superata, hai superato una paura, una resistenza, anche se non ti andava, anche se la tua mente diceva no, perché è la mente che non gli va, perché l'anima non vede l'ora di fare le pratiche, capito? Perché si riallinea, è la mente che si stanca, è la mente che non ce la fa, non tu. Quindi già il fatto che la fai nonostante non ti andasse, nonostante non c'avevi tempo secondo la mente, è là che sta cambiando tutto già, ok? Quindi, e così ho iniziato a farmi trasportare dagli eventi positivi e negativi che fossero, quindi a darsi agli eventi, ha attuato la formula pentacolare, ha attuato il darsi agli eventi, cioè che cos'è il darsi agli eventi? È l'amore, mi do, ad ascoltarmi per davvero e ho iniziato ad andare nella direzione in cui avevo più paura di andare. E qua c'è il nodo. E poi all'improvviso tutto è svoltato. Tutto è cambiato per il meglio. Ogni cosa è bastata per pensarla e farmi trasportare dagli eventi per farla succedere. Nei momenti difficili l'unica cosa che facevo era pronunciare le mie affermazioni di fiducia, stare dentro l'emozione e tutto si risolveva da solo. Cosa vi ho detto? Cosa vi dico in continuazione? Stare nell'emozione, affidarsi, allearsi all'emozione, rituale erotico della Kundalini, formula pentacolare, stare con l'emozione. Mi spiego? Poi la pacificazione degli eventi o delle immagini perturbate è la stessa cosa, avviene a gradi di intensità sempre più elevati e sempre diversi. La fai oggi, la fai tra un'ora, la fai domani, la fai dopodomani, la fai domani, a gradi di intensità sempre diversi. Ok. E lei dice, stavo dentro l'emozione e tutto si risolveva da solo. E certo, ma voi lo state già sperimentando. Si cambia subito, ok? Poi la mente ti riacchiappa di nuovo e tu lo fai di nuovo, ok?
Mentre scrivo mi viene da piangere per la gioia. Per prima cosa è entrato nella mia vita un uomo meraviglioso che non avrei mai immaginato potesse succedermi dopo tutta una serie di casi umani indescrivibili susseguiti uno dietro l'altro, compreso il padre mio figlio. Ma quanti casi umani abbiamo avuto? E facciamo un applauso ai casi umani! Meno male che ci sono, altrimenti non ci avrebbero dato questa consapevolezza. Allora, nel frattempo però ho perso il lavoro e sono rimasta senza un euro e non sapevo come prendermi cura di mio figlio, ma niente paura. In extremis ho trovato un lavoro che dopo 4 mesi si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Vedete l'energia? L'energia delle Mao meraviglia qualsiasi cosa accade? Ho perso il lavoro, niente paura. Cioè, avete capito? No, oddio, adesso come farò? Adesso sono disperata, distrutta. Cioè, tu te devi vivere l'emozione della penia. Però grazie al fatto che ti allei alla dea della penia, con chi si sposa la dea della penia? Con Poros, l'ingegno. E che cosa nasce da questa unione? Amore, la prosperità, il dio amore. Ok. Indeterminato sono. E così ora, per chiudere l'anno in bellezza, il 22 dicembre firmo il contratto di affitto della mia nuova casa e finalmente potrò andare via da casa di mia madre e vivere insieme al mio bambino. Ma non è finita qui. Cara Francesca, devi sapere che a me piace viaggiare, ma non ho potuto farlo per 10 lunghi anni. Ebbene sì, nel 2025 ho fatto ben 2 viaggi, dai, cioè, è tutto fantastico. Per il momento mi è rimasta solo una cosa da sistemare che sarà il mio obiettivo nel 2026, trovare il modo di lavorare aiutando gli altri. È il mio sogno da sempre e grazie ai tuoi insegnamenti riuscirò a farlo. Grazie, grazie, grazie cara Francesca in eterno. Ma io ti faccio un applauso perché la tua energia stai già aiutando il mondo. Già il fatto che sto leggendo questa tua mail, ok? Cioè, sai tu adesso a quante persone le stendi come mi hai steso a me appena ho letto le mail? Capito? Cioè, il senso che tu lo stai già facendo. Anche a chi non ti conosce. E questa tua non arrenderti, e questo coraggio, e questa gioia che ti pervade anche nei momenti e soprattutto nei momenti più sotterranei, che sarà la medicina per ogni persona che ti incontrerà. Ok? Quindi facciamo un applauso alla nostra sorella veramente straordinaria, ok? E poi che lo yoga sciamanico diventi una... cioè come respirare, che è, come diceva il grande Mircea Eliade, uno storico delle religioni, ve lo dico spesso, no? Un grande storico delle religioni, di tutte le religioni, dice: è vero tutto quello che diceva Platone, è vero tutto quello che dicono i grandi filosofi, è vero tutto, ciò non toglie ciò che lega tutte queste dottrine, l'estasi. L'uomo può conoscere soltanto in uno stato ampliato di coscienza. L'estasi. L'estasi è... lo sciamano è colui che vive in perenne stato d'estasi. Cos'è lo stato d'estasi? Non è la cosa, quella schizofrenia, non è quello. Lo stato d'estasi è percepire visibile e invisibile contemporaneamente, l'uno alimenta l'altro, non l'uno esclude l'altro. E quindi noi nello stato d'estasi lo raggiungiamo quando siamo felici di fare qualcosa. Sei già in uno stato alterato, ampliato di coscienza. Quando sei felice di fare qualcosa, sei già in uno stato ampliato, uno stato d'estasi. Oppure quando sei innamorata di un'idea, di un progetto, della tua missione, sei perennemente in uno stato d'estasi. Poi ci sono vari gradi di estasi. Noi nei rituali sciamanici, vabbè, non vi dico durante le masterclass cosa andremo a fare. Un lavoro colossale. Ma già con la pratica dei 21 giorni, perché me lo scrivete, no? Tantissime di voi, che cosa sta succedendo con la pratica dei 21 giorni? State in continuo stato d'estasi. Che cosa vuol dire? State veramente dove dovete stare, in uno stato ampliato di coscienza che realtà ordinaria e realtà non visibile si compenetrano. Allora non c'è margine d'errore. Allora tutto diventa fluido. Quindi lo stato d'estasi che noi raggiungiamo attraverso la respirazione, alternando i tipi di respirazione nello yoga sciamanico. Perché già quando tu cambi il ritmo della respirazione, da respiro spontaneo cambi il ritmo, no? Respirazione circolare,
o respirazione di fuoco, quando facciamo il basculamento, oppure bastrica, la respirazione con la Kundalini. Già quando cambi la respirazione entri in un altro stato di coscienza. È l'ossigeno che ti dà la vita, è l'ossigeno la fede. Quando tu cambi la modalità in cui l'ossigeno entra, alteri, che sarebbe più corretto dire ampli, il livello di consapevolezza, di coscienza, quindi tu percepisci il mondo sottile e quindi non hai paura dell'invisibile, non hai paura del mondo invisibile e ti allei per forza di cosa agli eventi, ti viene facile. Quindi si può conoscere solo in uno stato ampliato di coscienza. Quando sei innamorata, come stavo dicendo prima, quando ti allei agli eventi, è la consapevolezza che rende l'uomo libero, ragazze e miei ragazzi. La consapevolezza è ciò che ti accade, visibile e invisibile, allearsi alle emozioni, non aver paura dell'invisibile, quindi della morte, perché tutto ciò che la mente non può vedere, controllare, gestire viene chiamato morte. Quindi questo era solo un appunto per dire praticate, praticate, vediamo che ci vogliono dire, mettiamoci una carta, dai, mettiamoci una carta dell'archetipo e della dea, va, vediamo. Rispetto a quello che stiamo dicendo, all'efficienza delle pratiche dello yoga sciamanico e dell'approccio immaginale, perché come stavo dicendo lo stato d'estasi non arriva solo con la respirazione, anche con l'approccio immaginale portato avanti da James Hillman, padre della psicologia archetipica, ma prima da Jung. E la psicologia immaginale, no? Tutto è sogno, tutto è immagine, tutto è proiezione dell'anima. Quindi quando tu lo yoga sciamanico fai, perché lo yoga sciamanico consta di due esperienze principali, esperienza madre e esperienza figlio. L'esperienza madre è l'esperienza corporea, l'esperienza figlio è l'esperienza visionaria. Ok? Quindi il corpo prende una determinata postura energetica, come gli ho scritto anche alla nostra sorella. Allora mentre tu fai le pratiche, mentre tu fai la disciplina, si sbloccano i chakra ostruiti, la Kundalini inizia a salire bene, non hai più paura dei poteri che la Kundalini può attivare perché non hai paura dell'invisibile, ti stai alleando con l'invisibile grazie alla respirazione e alla pratica immaginale, attivi vari poteri e di conseguenza si realizzano le cose, è chiaro? Ok. Vediamo un po', sta arrivando un raggio di sole pazzesco, lo vedete? Sì. Allora, vediamo un po', rispetto a quello che stiamo dicendo, mettiamone una. E poi i tarocchi e gli oracoli, a proposito di psicologia immaginale, hanno proprio, c'è la ciliegina e il teatro che noi vediamo messo in scena, no? La realtà si riduce a tutto un simbolo, perché noi viviamo in un mundus simbolicus, cioè simbolicus, Spartacus, mi sembra Fantozzi quando dice in un mondo immaginale, in un mondo simbolico viviamo, è tutto un simbolo e i tarocchi sono il simbolo perfetto, le immagini dove tutto quello che stai vivendo si racchiude in quello che stai vivendo, si racchiude tutto in quello che stai vedendo con le immagini e lo puoi risolvere perché lo vedi. Come diceva James Hillman, tutti noi mettiamo sulla scena della vita un mito e ti riscatti o ti risolvi quando vedi il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo. Quindi quando tu vedi il mito con i tarocchi, lo vedi, tu lo risolvi, i tarocchi, gli oracoli, capito? Questo nel nostro caso che utilizziamo i tarocchi con l'approccio sciamanico e immaginale, no? Cos'altro? Vediamo che cosa ci dicono gli archetipi rispetto a quello che stiamo dicendo. La guarigione avviene grazie a questo approccio. Sta avvenendo una guarigione su più livelli, perché la guarigione è possibile solo se avviene su tutti i livelli. Quindi queste pratiche portano la vera guarigione. Cos'è la guarigione? È la realizzazione, è la manifestazione. Capito? Qual è l'archetipo? La professoressa, bellissima, la nostra amica, questo soprattutto per la nostra sorella, insegnerà il suo modo di essere, è il suo modo di essere che porta guarigione, ma è anche il tuo modo di essere che porta guarigione attraverso questo approccio. Capacità per comunicare la conoscenza, l'esperienza, le abilità e la saggezza. Tutto questo approccio ti dà la possibilità di essere
non solo utile agli altri, ma hai un rendiconto in prosperità animica, spirituale e materiale che non avresti mai creduto possibile prima, quando fai dirigere la tua mente quando fai dirigere la tua vita dalla mente razionale, quando non hai quella sana follia che ti permette di uscire dai ranghi e mantenere la posizione 7 di bastoni, capito? Quindi l'approccio sciamanico immaginale, noi mettiamo i tarocchi con tale approccio oltre alle pratiche, vi portano guarigione e manifestazione e la capacità per comunicare la vera conoscenza. La vera conoscenza, come vi dico sempre, non è qualcosa che si apprende sui libri o a livello accademico, è quando tu divieni ciò che vuoi conoscere. Dici, ma che significa questo? Ve l'ho già spiegato. Quando tu ti dai agli eventi che succedono, allora arriva la conoscenza. E quello ti dà l'esperienza tale per avere le abilità e la saggezza da poter condurre magistralmente il tuo capolavoro di vita. Ok? Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, questa giornata ci ha steso. Io vi ringrazio tutte e tutti, ti bacio forte forte, sorella mia, e vi bacio tutte e tutti. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.